Eccoci nuovamente insieme, quest'oggi parliamo di tracolle o cinture o cinte o straps per dirlo all'inglese. Ieri il Corriere mi ha consegnato un pacco inviato da Thomann contenente 3 articoli, quest'oggi ne vedete soltanto 2 perché il terzo purtroppo l'ho dovuto già preparare per la restituzione in quanto ho sbagliato io l'ordine, ho preso la versione corta della tracolla che ovviamente sarebbe stata inutile per i nostri scopi. Comunque poco male, la riordinerò insieme ad un'altra, magari così faremo un futuro video con altre 2 tracolle a confronto. Comunque non c'è nessun problema perché qui oggi abbiamo questa tracolla Richter, nota azienda tedesca produttrice di questo genere di articoli, e poi abbiamo quest'altra che non è una vera e propria tracolla, bensì un accessorio che si applica ad una tracolla che già abbiamo, ed è una Minotaur, nome iconico di un'azienda greca, e devo dire che sono abbastanza felice di avere quei 2 articoli europei e non come sempre cinesi, coreani, thailandesi, giapponesi o americani. Insomma, 2 articoli un pochino più nostrani. L'importanza della tracolla la conosciamo, anche se devo dire, qui faccio un mio piccolo mea culpa, non ho mai davvero rimarcato sufficientemente il ruolo della tracolla su questo canale. Bene, lo faccio oggi. Allora, l'importanza della tracolla appunto qual è? È quella di tenere lo strumento in posizione, no? Nella posizione corretta. E come lo fa? Lo fa tramite il grip, tramite la frizione che va a generare tra la tracolla stessa e l'indumento che indossiamo. Questo aspetto dell'attrito, diciamo appunto della frizione, del grip, è fondamentale perché è grazie a quello che lo strumento rimane fermo in posizione, e questo sappiamo che è molto importante con bassi come tutti quelli della famiglia Fender, che tendono a cadere, ad affondarsi da questa parte, dal lato del manico, così come accade con molti strumenti Yamaha. Dunque è un aspetto cruciale. E in questo momento io indosso un maglione di lana, dunque vedremo come funzionano questi 2 articoli con un maglione di lana, poi dopo magari proveremo anche con una maglia di cotone. Rimanete con me fino alla fine perché nel provare questi 2 articoli mi è tornato in mente un piccolo stratagemma, un trucco che utilizzavo molti anni fa, più di 30 anni fa, per tenere fermo lo strumento quando non abbiamo a disposizione una tracolla con il giusto grip e però il nostro basso se ne va giù da questa parte. Ecco, è un piccolo trucco che non si può utilizzare sempre, ma in alcune circostanze assolutamente sì, che ci può togliere dai guai. Ve lo mostro alla fine di questo video, perciò rimanete in mia compagnia. Partiamo dalla tracolla Richter, piccolo unbox per estrarla dalla sua confezione, un po' sicuramente, ecco, saltato il sigillo, eccola qui, molto molto bella devo dire. Allora, abbiamo 11 centimetri di larghezza, dunque una larghezza piuttosto generosa. Sul sito della Richter e anche sul sito di Thomann ci viene comunicato che si può regolare da 98 fino a 158 centimetri, dunque ampia possibilità di regolazione. Il materiale è similpelle, non l'ho ancora detto, questo è il modello Spring Break 3 Leatherette Black, uno dei moltissimi modelli prodotti da Richter. Leatherette significa per l'appunto similpelle, cioè un materiale sintetico, ma non sappiamo di che materiale si tratti, se PVC o altro. Sul sito di Thomann questa tracolla è identificata come vegan, che sta a significare proprio che non utilizza materiali di origine animale, il che non ci dispiace affatto, a patto che però sia un materiale resistente e duraturo nel tempo, ma questo lo scopriremo solo con l'uso. Osservando questa tracolla direi che è realizzata tutto in questo materiale similpelle.
Lo spessore dell'imbottitura non mi sembra esagerato, direi che si aggira tra i 5 e gli 8 mm. Il design di questa tracolla è piuttosto sobrio ed elegante, ma anche molto comune. Diverse altre tracolle in commercio condividono questa stessa progettazione. In pratica si compone di due parti che qui ho disassemblato per voi per mostrarvele. C'è una parte più larga, più grande, che è appunto quella che va sulla spalla, come abbiamo detto arriva ad una larghezza di 11 cm, dunque una larghezza piuttosto generosa che serve a meglio distribuire il peso dello strumento sulla nostra spalla, evitando che si vada a concentrare in un unico punto. Qui abbiamo un occhiello che serve per ancorare la tracolla al perno che si trova sulla spalla superiore del nostro strumento. Da quest'altra parte abbiamo questi altri occhielli più grandi, delle vere e proprie fessure, che servono per fissare la parte più stretta, quest'altra parte della tracolla, questa striscia, che appunto può essere fissata in vari punti della parte più grande. Giocando tra queste differenti possibilità di fissaggio di questa striscia e i vari occhielli già presenti sulla striscia, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, ecco, variando tra queste due possibilità si può arrivare appunto ad una lunghezza che, come dichiarato dalla casa, va dai 98 ai 158 cm. Adesso andiamo a provare questa tracolla con lo strumento. Eccoci qui, sono come sempre seduto, ma in modo da simulare la posizione in piedi, perché la gamba destra non sta sostenendo lo strumento, dunque potremmo mettere bene alla prova le caratteristiche di questa tracolla. L'ho regolata abbastanza rapidamente e senza alcun problema, in modo da riprodurre la stessa distanza tra i fori che ho su questa vecchia tracolla che mi avete visto probabilmente utilizzare in molti video sul canale. Tra l'altro questa tracolla, come si vede, condivide la stessa progettazione di questa nuova. Ora, la prima differenza che noto sta proprio nella larghezza, nel senso che questa vecchia tracolla è larga circa 7-8 cm, mentre questa 11, dunque si avverte subito una migliore distribuzione del peso, c'è una differenza di 3-4 cm. Un'altra cosa che noto subito è che, tenendo io lo strumento un pochino in alto rispetto alla media, mi avanza una gran parte della tracolla, ma questo mi capita sostanzialmente con tutte le tracolle, proprio perché io tendo a tenere lo strumento in alto. Ne avanzerebbe ancora molta di più di questa striscia piccola se l'avessi agganciata ancora più in basso alla parte grande, ma questo fa sì che l'imbottitura da quest'altra parte sulla spalla sinistra tende a trovarsi un pochino arretrata. Mi avrebbe fatto piacere che arrivasse un pochino più avanti. In ogni caso svolge bene la sua funzione, perché la parte di maggior contatto tra la tracolla e la spalla è appunto posteriormente, dunque tutto sommato questo non è un gran problema. Parlando del grip, direi che il grip è buono, sicuramente migliore della mia vecchia tracolla, ma dopo vi spiegherò anche perché. Non direi che sia un grip eccezionale, non gli darei un 10, ma gli potrei dare tranquillamente un buon 7,5-8. Direi che tiene abbastanza bene, almeno su questo maglione di lana. Dopo, come dicevo, proveremo anche su un tessuto di cotone. Passiamo adesso a questo pad della Minotaur, in pratica un accessorio che si applica ad una tracolla che già abbiamo. Estraiamolo dalla confezione. Devo dire che l'ho cercato sul sito ufficiale della Minotaur, ma non l'ho trovato, dunque questo sembrerebbe per il momento si trovi solamente sul sito di Thomann. Eccolo qui, ha queste linguette a strappo che servono appunto ad ancorarlo alla tracolla di cui già siamo in possesso, ed ha questa buona imbottitura, mi sembra sia dichiarato che sia di 8 mm, la lunghezza è 35 cm, la larghezza è 8 cm. Andiamo ad applicarlo
alla tracolla che già ho e vediamo come funziona. Ecco qui, proviamo ora a fissare il pad a questa mia vecchia tracolla che, come accennavo poco fa, difetta un po' per quanto riguarda il grip, ma questo difetto dipende da un uso volutamente errato che io faccio di questa tracolla. Infatti io tengo la parte inferiore, quella che in teoria avrebbe più grip e che dovrebbe essere a contatto con l'indumento, ecco, la tengo come parte superiore. Per quale motivo? Perché dall'altra parte c'è un brand che per miei motivi non voglio mostrare, ma questa è la parte più liscia che effettivamente ha ben poco grip. Dunque, utilizzando questo pad spero di ottenere la frizione necessaria. Dunque, andiamolo a fissare con queste linguette a strappo, facendo un fissaggio così leggero. Vediamo se già funziona. Tende un po' a scorrere, dunque sicuramente non va bene. Dunque dobbiamo stringere un pochino queste linguette a strappo in modo da cercare di ottenere un ancoraggio fisso. Ecco qui, non si muove più. Adesso andiamo a provare questa vecchia tracolla con questo pad e vediamo che sensazioni ci dà. Ed eccoci nuovamente qui nella condizione di prima, cioè sono seduto ma con la gamba destra posizionata in modo da non sostenere lo strumento e dunque a simulare una posizione in piedi, e subito noto che c'è un buon grip, nel senso che lo strumento in effetti rimane piuttosto fermo, c'è una buona frizione tra il pad e l'indumento. Anche l'imbottitura svolge bene la propria funzione, ma qui c'è il vantaggio che, trattandosi di un pad separato dalla tracolla, possiamo posizionarlo dove meglio ci serve. Dunque, un bel vantaggio. Ed eccoci qui, questa volta davvero in piedi e con la maglia di cotone. La tracolla Richter si fa subito apprezzare anche qui per una buona distribuzione del peso, devo dire è davvero comoda, e anche il grip sul cotone è davvero buono. Quel 7,5-8 che gli ho dato prima, devo dire, diventa un 8 pieno, tendente all'8,5. Dunque una tracolla pienamente promossa. Ovviamente non si può evitare questa tendenza del basso, cioè non quella ad affondare da questa parte, bensì quella ad indietreggiare un po' da questa parte e dunque ad avanzare da quest'altra. Però questo possiamo compensarlo con il nostro braccio destro. Devo dire che questa tracolla supera pienamente l'esame, siamo veramente soddisfatti. Tra l'altro questa tracolla si adatta alle esigenze di musicisti di tutti i generi musicali, si può accorciare per adattarsi alle esigenze di bassisti funk come Mark King dei Level 42, oppure può allungarsi fino ad adattarsi alle esigenze di musicisti grunge come i Nirvana. E qui ora abbiamo la mia vecchia tracolla con applicato il pad Minotaur e posso dire che l'imbottitura si fa apprezzare davvero, si fa sentire davvero comoda e anche il grip è davvero buono. Dunque confermo il mio voto di 8 pieno, forse anche qualcosa in più. E dunque prova superata anche per il pad Minotaur. Ah, quasi dimenticavo il trucchetto che vi ho promesso all'inizio del video. Togliamo il pad Minotaur, così vi mostro tutta la validità del mio suggerimento. Ora mi trovo nuovamente con la mia tracolla che ha pochissimo grip, guardate, casca proprio senza possibilità di scampo. Il trucchetto consiste in questo: passare questa parte della tracolla nel passante della cinta dei pantaloni e poi lo riagganciamo al basso e voilà, questo ci consente di tenere lo strumento non solo fermo ma anche con la giusta inclinazione in questo senso, cioè non dobbiamo più premere con il braccio destro per tenere fermo il basso.
Devo dire che sono stato molti anni senza utilizzare questo trucco, non so, l'avevo rimosso, ma penso che tornerò ad utilizzarlo almeno quando ho dei jeans con il passante direttamente a disposizione e una maglia o un maglione. Chiaramente, se indossiamo un vestito o una giacca elegante, questo sistema non si può utilizzare perché ovviamente la giacca vestirebbe male e comunque si rischierebbe di rompere il passante. Probabilmente anche con i jeans a lungo andare si potrebbe rompere il passante, però potrebbe valere la pena andare dal sarto e chiedere di rinforzare il passante di alcuni dei nostri pantaloni, perché devo dirvi che questo è un escamotage davvero valido. Provatelo e fatemi sapere nei commenti se lo trovate valido anche voi. Ricapitolando, cosa abbiamo testato in questo video? Questa bella tracolla della tedesca Richter, il modello è lo Spring Break 3 Leatherette Black, una tracolla in similpelle della larghezza di 11 cm, dunque una larghezza che ci consente di ben distribuire il peso del nostro basso sulla spalla, una buona imbottitura e tutto sommato un buon grip. E poi abbiamo provato questo pad dell'azienda greca Minotaur che si applica ad una tracolla di cui siamo già in possesso. Stando alle specifiche dichiarate sul sito di Thomann, il materiale in cui è realizzato questo pad è vera pelle, non sappiamo però come è realizzata l'imbottitura. Questo pad, come ho già detto, al momento si trova solo sul sito di Thomann perché l'ho cercato sul sito ufficiale di Minotaur, ma non l'ho trovato, mentre questa tracolla si trova sia sul sito ufficiale di Richter che sul sito di Thomann. Venendo ai prezzi, nel momento in cui realizzo questo video, la tracolla Richter si trova sia sul sito ufficiale che sullo store di Thomann a circa 60 euro, mentre il pad Minotaur si trova sullo store di Thomann a meno di 10 euro, una cifra davvero piccola per cui probabilmente vale anche solo per questo la pena provarlo. In descrizione vi lascio il link per l'acquisto di entrambi questi due articoli sullo store di Thomann. Si tratta di link di affiliazione, questo significa che per voi non cambia niente, ma io ricevo una piccolissima percentuale. Si tratta di un altro modo per sostenere questo canale di divulgazione musicale, oltre ai like, ai commenti, agli hype, all'iscrizione al canale, all'attivazione delle notifiche, ai super grazie e quant'altro arriverà presto su questo canale e per cui vi ringrazio. In questi due video ho realizzato altre due recensioni, grazie per aver guardato anche questo video fino alla fine, ci vediamo al prossimo, a presto, ciao ciao!